Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Chaka Khan, cantante indonesiano. Ho già ascoltato la sua versione di Anyone di Demi Lovato, una canzone bellissima e lui l'ha interpretata in una maniera incredibile, ok? E qui canta invece Iris dei Goo Goo Dolls. La canzone la conosco già ovviamente, ma non ho mai ascoltato questa versione. Qui dice orchestra version, non so che cosa intenda, comunque sicuramente un arrangiamento più orchestrale, e qui non ho mai ascoltato questa esibizione di questo cantante incredibile. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate pure un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi per i prossimi video. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti e vantaggi esclusivi riservati agli abbonati, tra cui la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Andiamo subito ad ascoltare insieme Iris. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. Wow. Ok, wow. Allora, intanto bellissimo questo arrangiamento orchestrale, non so se sia proprio una versione dei Goo Goo Dolls rifatta in versione orchestrale, probabilmente ha trovato la base in questo modo, o forse lo diceva proprio nella descrizione che aveva ricavato questa base strumentale da altri musicisti. Comunque fantastico, lui ha questa capacità incredibile di avere tutte queste basse sia sulle note basse sia sulle note alte, ok? E la cosa incredibile che mi ha veramente sconvolto quando l'ho ascoltato per la prima volta è che lui ha questo timbro potentissimo, avvolgente quando canta, ma quando parla sembra un'altra persona. Ve lo faccio sentire, sentite come parla. Ok, ho preso un video a caso del suo canale, sentite la sua voce parlata. Ataupun semenjak saya bernyanyi itu saya orangnya nggak pernah membatasi diri saya selagi itu bisa bikin hal yang saya tekuni berkembang. Ok, non so se sia anche la lingua, però allora sentite che comunque le note basse ce le ha, sta parlando comunque su note particolarmente gravi, quindi è sicuramente un baritono come spessore delle corde, oppure addirittura un basso, ma io credo più un baritono. Però sentite quanto squillo che ha sulla voce, ha proprio questi armonici acuti che va a schiacciare anche molto mentre parla. Apa enggak gitu loh. Meskipun saya tahu, saya sempat bilang kalau saya kapok ikutan lomba, memang iya, dulu tuh saya di Indonesia. Non lo so, io sento moltissima differenza tra la voce parlata e quella cantata. Io credo che sia proprio una questione di ricerca del suo suono mentre canta, ok? Non credo che si sia svegliato una mattina e si sia messo a cantare così. Si sente, almeno io percepisco e immagino che ci sia una ricerca dietro, anche perché per esempio le distorsioni che va a fare per esempio nel ritornello, adesso andiamo a riascoltare, le distorsioni lì sono create apposta, perché come sentite nella voce parlata non ha un suono distorto, graffiato, per nulla. Ascoltate di nuovo il ritornello della canzone. And I don't want the world to see me, 'cause I
Bravissimo, bravissimo. Questa è una distorsione stabile. Le false corde comprimono sulle corde vere e vanno a generare rumore. C'è chi lo chiama set crunch. Vi consiglio di andare a vedere i video di Matteo Ratti su YouTube, ce ne sono diversi, VEM Coaching sulle distorsioni. Viene chiamato in mille modi, comunque io credo che l'unico modo corretto per chiamarla sia distorsione glottica, ok? Perché vai proprio a lavorare sulle corde vere grazie all'azione delle false corde, ok? Questo succede qua, mantenendo quindi la nota, quindi il pitch della nota rimane stabile e invariato e in più si genera rumore. Comunque, come sentite, la voce parlata non è così, d'accordo? È un effetto vocale che lui crea di sua spontanea iniziativa. La parte iniziale bellissima con queste basse, con queste, come dicevo prima, ma soprattutto dal punto di vista interpretativo lui mi colpisce moltissimo. Sull'altra canzone Anyone mi ha veramente fatto commuovere assolutamente, e anche qui riprende con la stessa intensità emotiva fin dall'inizio, sentite. I'll never be, and I don't want to go home right now. Sentite come soppesa le parole, come va a colorare queste parole col suono, col soffiato, eccetera, eccetera, però non è solo un discorso tecnico, è un discorso interpretativo. Lui dà il 100%, anzi di più, il 200% per l'interpretazione che vuole dare, e tutto ciò che fa è finalizzato a questa interpretazione. Fantastico. Andiamo avanti con la seconda strofa. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies, and everything seems like the movie. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. Wow, qua ha fatto dei melismi che non mi aspettavo assolutamente, anche perché nella canzone che avevo già ascoltato non faceva dei gran virtuosismi al punto di vista dei melismi, ok? Faceva delle note molto alte, però i melismi mi mancavano, e qui ha fatto una roba incredibile, pazzesca, super veloce, super precisa. Fantastico. Come sentite, anche in questo caso è una produzione molto amatoriale, veramente. Ha il microfono, la scheda audio, il computer, una videocamera o il cellulare addirittura che gli fa il video, ma sentite che anche l'audio non è particolarmente trattato, probabilmente non ci ha messo neanche effetti, ci avrà messo un po' di compressore forse, ma neanche. Non ci sono effetti di post produzione, è la sua voce presa dal microfono e è montata nel video, basta. Quindi è veramente molto genuino il modo di cantare, ed è una macchina, è precisissimo, bravissimo. Ha fatto tra l'altro anche delle note particolarmente alte qui, delle variazioni che nell'originale non ci sono. Non so se le faccia magari il cantante dei Goo Goo Dolls dal vivo, non ho idea, però nella canzone originale, da quel che ricordo, non ci sono. Vediamo a vedere, riascoltiamo e vediamo anche che note ha fatto. Bellissimo questo crescendo, tra l'altro, molto molto intenso. Yeah, you bleed just to know you're alive. Sentite che precisione, che pulizia in questo melisma, che passa da una nota alta con distorsione di nuovo e poi ritorna pulita e ci aggiunge tutto questo melisma. Fantastico. Vediamo che nota è quella lì alta. Ok, è già un Si4, quindi una nota alta già per un tenore. Lui è un baritono di base, ok? L'abbiamo sentito dalla voce parlata, per cui questa è tutta tecnica, è capacità di muoversi fuori dalla sua zona di comfort con facilità e con pulizia
e senza scollegare la voce, perché come sentite non va mai in falsetto, è sempre in voce piena, è in mix in voce piena. Pazzesco, veramente bravissimo, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista interpretativo. Wow. And I don't want to work to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's meant to be broken. I just want you to know who I am. Sentite che intensità che mette anche nel vibrato, in tutto ciò che fa. Ok, sentite questo vibrato che fa sull'ultima parola. Wow. Ok, questo non me l'aspettavo, anche questa è una cosa che non c'è nella canzone originale. Intanto mi è piaciuto moltissimo come si gode la parte strumentale, orchestrale, è lì proprio a occhi chiusi che ascolta la musica e se la lascia scivolare addosso, è una cosa molto bella questa. E poi fa queste note altissime in falsetto, ma è un falsetto comunque molto educato, molto controllato. Qualcuno lo chiama falsetto colto, perché non è comunque un falsetto eccessivamente arioso e poco squillante, anzi c'è molta brillantezza in questo suono e va anche su note molto alte senza perdere assolutamente il controllo della situazione. Qui si sente anche un bel riverbero che qui è aggiunto apposta nella parte in falsetto per dare più, non lo so, un senso più etereo, più angelico, non saprei, però la vorrei riascoltare perché non me l'aspettavo assolutamente e vorrei andare a vedere anche che note ha fatto perché è stato incredibile. Vediamo un attimo, da qui. Quindi no, vediamo un attimo. Ok, è un do diesis 6. Sul serio? No, aspetta. Ok. Addirittura un re 6, poi torna sul do diesis 6. È una nota altissima, ma è alta per chiunque, anche per una donna. E la sta facendo chiaramente in M2, quindi meccanismo del falsetto, però veramente con una facilità e con una libertà incredibile, ma non mi sembrava veramente una nota così alta. Eppure è proprio quella. Wow. Wow. And I don't want to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's meant to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am.
Ok. Allora, qui c'è stata un'altra cosa che non mi aspettavo assolutamente. Questa è una canzone diciamo, dei colpi di scena che non mi aspettavo. Quindi l'ultimo ritornello a quanto pare ha cambiato di nuovo tonalità, ma l'ha cambiata all'improvviso. Vorrei riascoltare quel cambio. Vediamo un attimo. And I don't want to see me. Ok, quindi qua siamo in quella tonalità, mentre all'inizio dove eravamo? Ok, quindi è salita di un tono praticamente la canzone e poi è salita così all'improvviso, cantandoci delle variazioni interessanti che comunque sono andate ancora più in alto rispetto alla melodia della canzone originale, quindi veramente interessantissima questa cosa. Riascoltiamo. And I don't want to see me, 'cause I don't think the dead understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Ma wow! Sì, qua insiste sempre su questo C4, però secondo me prima ha fatto anche una nota più alta, ma veramente assurdo, con un suono veramente così tanto pieno. Questa parte è quella che ho preferito di più, riascoltiamola. When everything's meant to be broken. Wow! Ok, quindi tocca un Do diesis 5, ma proprio come ha variato la melodia mi è piaciuta tantissimo e l'intensità che ci mette, veramente incredibile. Riascoltiamo di nuovo l'ultima volta il finale perché mi è piaciuto tantissimo. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Wow, fantastico davvero. L'ultima cosa che voglio dirvi dal punto di vista tecnico, vediamo un po' se trovo il punto giusto. Vedete come scopre i denti e sgancia la mandibola. Queste sono due cose assolutamente fondamentali per chi mi segue di voi che canta o che sta imparando a cantare. Questa è una cosa importantissima. Tutte le volte che dobbiamo cantare in acuto dobbiamo puntare il suono qui sui denti davanti, sul palato duro, evitando però di accumulare tensioni nella parte bassa della nostra bocca e della mandibola, del mento, del collo. Non dobbiamo accumulare tensione qua, ok? Lui, come vedete, ha alcune tensioni nel collo che sono assolutamente normali nel momento in cui stai cantando in voce piena ad alta intensità, eppure stai distorcendo la voce come sta facendo lui. Quindi questa ipercompressione porta anche ad attivare tutti questi muscoli del collo, però a livello della bocca è completamente rilassato qui, ok? Qui sgancia e qui punta il suono e questo dà molta brillantezza al nostro suono, oltre a una comodità notevole nel muoverci su queste note acute. Comunque, chiusa parentesi, è stato veramente incredibile, eccezionale, bravissimo. Io mi sono innamorato di questo cantante, quindi sicuramente farò altre reaction su di lui. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Chaka Khan. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!